Ragazzi, salutate Luca Salvadori che dopo il KO di oggi un tanto qua. Qualcuno conosce Luis? Sfido sul ring Luis. Ciao a tutti, oggi come potete vedere sono in un posto nuovo, sempre col solito immancabile Luca Salvadori. Siamo in una palestra dove si fa box con il buon Pasquale. Pasquale Russo, insegno pugilato diversi anni e adesso insegnerò qui a Nobile Arte a questo nuovo ragazzo. Questo è l'unico sport che ho trovato più stancante dell'andare in moto e lo scoprirai tra poco. Oggi lo verificheremo. Perché se vai in moto tu hai fatto box? Perché questo è uno sport che oltre a farti un cardio esagerato ti insegna a tirar fuori quel qualcosa da dentro quando sei in difficoltà, ti dà una coordinazione pazzesca e dei riflessi pazzeschi che sappiamo tutti in moto servono molto. Ci riscaldiamo un attimino, scaldiamo le spalle perché il pugilato usa tantissimo le spalle, poi ti insegnerò cos'è la guardia. Bene, sono caldo come il motore dell'R1 nella gara di luglio. Adesso iniziamo con la base. Della guardia? Della guardia, Ok. la guardia in pugilato. Cosa fondamentale sono le gambe, allargo le gambe, larghezza spalle, faccio un passo avanti con la gamba sinistra, dipende se sei mancino o sei destro. Se in questa posizione, come se avessi questa linea che passa in mezzo alle mie gambe, 60% dietro e 40 avanti. Perché? Perché la gamba dietro è quella propulsiva, è quella che mi dà la spinta per andare avanti. Stendo le braccia, faccio cadere le braccia come se fosse un davanzale, sono rilassate, non sono rigide. Adesso così con le gambe, il tallone è appoggiato, poi leggermente devi sollevarlo, perché come un centrometrista al via, boom, devi scattare avanti. Se invece sono col peso dietro e sto rilassato, al via prendo i pugni. Cosa importante? La spalla anteriore leggermente sollevata, con il destro attaccato al mento, in modo che mi deve coprire il mento che è un punto dolente, e il fegato. Da questa posizione imparo ad andare avanti, avanti, indietro, laterale. Non si fanno passi troppo larghi, perché sennò a questa parte io non sono troppo squilibrato. Questo è un gioco che utilizzo per migliorare un po' la guardia, per avere più stabilità, in modo che uno non perde l'equilibrio e è sempre bilanciato bene. Ad esempio, se io ho le gambe come ti ho fatto vedere prima, che sono pari, Esatto, così. vai, spingi, io cado subito, ancorato, sposto questa avanti, subito segui. Adesso, dopo aver fatto un po' di riscaldamento, abbiamo visto anche un po' la guardia, andiamo a guardare i colpi fondamentali. Inizieremo con i diretti. Pugni lineari, sinistro, destro. Come ti dicevo prima, la box ci vuole tempo, non si può imparare in una giornata e tirare bene i diretti. Comunque capire cos'è. La prima cosa è il diretto sinistro. La destra attaccata al mento e la sinistra leggermente distaccata dal viso. Il jab, che è il pugno sinistro avanti. Possiamo farlo sia da fermo sia col passettino. Col passettino è quello efficace perché è impossibile che tu picchi una persona, vedi lui qua, stando fermo, e fai il piccolo passettino per avvicinarti. Per cui impariamo prima da fermo. Allora, stendo il braccio e poi lo giro alla fine. La rotazione perché? Dà innanzitutto più potenza, perché solo in questo modo, pare rischio anche di rompermi il gomito. Dà più potenza che utilizzo il braccio, utilizzo la spalla, anche il dorso. Girando anche il braccio posso anche inserire la spalla, il tronco, tutto il corpo. Se tu noti, guarda il piede, non è fermo, dà il suo impatto. Tutto il corpo accompagna quel Sì, pugno. è una catena cinetica che parte dai piedi e arriva fino al pugno. Solo in un match 70% il sinistro, mentre il colpo destro, il diretto destro, è quello diciamo un po' risolutore, quello da KO. Ok. Potresti mettere anche quel sinistro da KO, ma il destro è quello. Per cui io posso sparare tipo 10 jab, bam, bam, continuo a tirare sempre jab, quando al momento giusto, bam, sparo il diretto. Il diretto ti scopri un pochettino perché vedi che mi avvicino con la fa, che posso rischiare anche sui colpi. Quando decido di tirare il diretto spero di andare a bersaglio, perché se non vado a bersaglio posso rischiare una sola. Invece col sinistro, dopo sono sempre mobile e sempre lontano. Invece quando tiro il destro un po' mi espongo. Ok, per fare un paragone con le moto, il sinistro è la staccata che fai tutti i giri, il destro è quando affondi per fare il sorpasso. Bravo, bravissimo. Che Meglio lì di questo non potevi. puoi portare a termine il sorpasso o puoi andare lungo e ti passa l'altro. Esattamente.
Bene, naturalmente essendo la prima lezione mi ha insegnato tutta una serie di cose, ma non si può imparare tutto in una lezione. È difficilissimo. Però comunque abbiamo visto la base, come stare sulle gambe, la guardia e i pugni fondamentali, almeno il jab direi diretti. E adesso le mettiamo in pratica. Mettiamo subito le fasce che sono fondamentali per mettere il guantone. Sì. E poi ti faccio 2 passatine sui colpitori. Ok. In modo che impari a impattare. E poi picchiamo lì Luca che non aspettava. Guarda, sono già pronto per... Bene, adesso che non ho imparato le basi, ma nel senso me le hanno spiegate, Ha un'infarinatura assolutamente generale. vogliamo farci male e salire sul ring. Assolutamente sì, ma più che altro perché 3 round. sono 3 e capirai cosa vuol dire. Ho Capirai. paura. C'è il naso che ti sporge in un modo allucinante. Il più grosso handicap nella box sarà... Esatto, Potrei anche a casa di prendere. Sì, c'è lui da lì fa così, mi becca il naso. esatto. Sono sinistro, via. Dai, non ti appena sfiorato, dai. Non fare questo, quando tiri i pugni, non fare questo. Tiri sempre sulle mani. Dai, ti ha sfiorato, vai. Stop! Cartelle, oh. Che massacrante. Solo il primo round, ragazzi, sono 3 round così. Questo è il 20% della potenza. Hai il 20% da fare? Allora, Il 100 vai già rotto il naso. Capito? Questo è il secondo round, eh? Come fanno a farne 12? Sangue. Sangro? Vuole sangue? Il duello è stato molto equilibrato, nel senso che ogni mio pugno me ne arrivano 10 suoi, però c'è sempre stato quell'equilibrio lì. Come quando superi il pilota in pista, no? Che poi te la fa pagare subito. Sì, Lo c'è senti- anche il sangue che esce dal naso. Posso confermare che è più faticoso che andare in moto, però è molto figo. E già avere il coraggio di salire subito così. un po' affaticato. Tanta roba, tanta roba. la prima lezione è stato coraggioso a salire perché Coraggioso. E adesso è il momento più atteso, quello del dissing. Devi decidere a chi lanci la sfida. No, ma avete visto quante botte ho preso oggi? Ma ti serve allenamento, però. Che cazzo posso sfidare? Luis mi sembra. No, è enorme Luis, dai, è un armadio. Ciao, mi chiamo Luis. Ma Allora- tu devi vincere con la tecnica. Ok, allora ragazzi, se qualcuno conosce Luis, lanciamola. No, perché sto facendo sta roba, dai. Lanciatela. Vabbè, dai, sfido sul ring Luis. Ah, Luis è la prima volta che mi picchiavo questa. Se te hai già fatto box non vale, però. E tu chi dai? no, Di. perché aspetta, poi abbiamo visto che nell'ultimo video idee c'era scritto negli appunti lotta MMA. Quindi alla fine Per forza. box Ah, l'abbiamo visto nel video, l'abbiamo visto. Ci sta. abbiamo beccato. E io come side event potrei suggerire un buon Maurizio Merluzzo che mi ammazzerà, cioè mi alza così mi ammazza. Però sta, alla ci fine sta. se non ha mai fatto niente. Vabbè La ragazzi, gran tecnica. io mi sono ripreso, intanto posso fare altri 6 round. No, non è vero, sono morto.
Comunque, ok, sfida Nasca vs Luis. Che cosa mi sono andato a infilare?